Sei vivo, ma non puoi muoverti. Vedi tutto, ma non comprendi nulla. Benvenuti nel vuoto infinito Muryokusho di Satoru Gojo. In Jujutsu Kaisen, questa espansione del dominio è la condanna a morte definitiva. Il cervello della vittima viene inondato da stimoli infiniti, rendendo impossibile ogni azione. Ma se vi dicessi che quello che per noi è un incubo paralizzante, un crash cognitivo totale, per un gatto è semplicemente un martedì pomeriggio? C'è un legame profondo, quasi inquietante, tra la neuroscienza felina e lo stregone più forte dell'era moderna. E no, non parliamo solo degli occhi azzurri. Perché? Perché il vuoto infinito ci sconfigge? Il cervello umano ha un limite di elaborazione dati. La nostra memoria di lavoro può gestire circa 4-7 informazioni contemporaneamente. Gojo rompe questo limite, costringendoti a percepire ogni singolo granello di polvere, l'esatta posizione di ogni atomo e ogni potenziale pensiero nello stesso identico istante. Ma guardate il vostro gatto quando fissa il vuoto o quando inizia a correre all'impazzata alle 3 di notte, i famosi zoomies. La scienza li chiama FRAP, Frenetic Random Activity Periods. I gatti non sono impazziti. I loro sensi captano frequenze sonore fino a 64.000 Hz. Noi ci fermiamo a 20.000 e vedono l'impercettibile movimento dei campi elettromagnetici o del pulviscolo atmosferico. Il cervello di un gatto elabora i dati sensoriali a una velocità tale da richiedere scariche improvvise di energia per resettare il sistema nervoso. Dove l'essere umano nel vuoto infinito va in paralisi da sovraccarico, il gatto sperimenta il sovraccarico ogni giorno e lo risolve correndo sul vostro divano a Shibuya. Gojo attiva il suo dominio per soli 0,2 secondi, ma per gli umani intrappolati corrispondono a circa metà anno di informazioni accumulate nella memoria. Gojo manipola la percezione del tempo e la natura ha fatto lo stesso con i felini attraverso la FFFF, Flicker Fusion Frequency. La FFFF è la velocità con cui l'occhio e il cervello fondono i singoli fotogrammi per creare l'illusione del movimento continuo. Umani. Current 60 Hz. Ecco perché i monitor a 60 Hz ci sembrano fluidi. Gatti. Lì di 100 Hz. Per un gatto la nostra televisione è un fastidioso proiettore di diapositive che lampeggia. Un ventilatore acceso per loro non è un disco sfocato, ma pale che si muovono al rallentatore. Rispetto a un gatto, noi umani viviamo costantemente in una versione attenuata del vuoto infinito. Siamo lenti, goffi e incapaci di processare la reale velocità del mondo. Loro si muovono letteralmente in un tempo dilatato. Parliamo della tecnica passiva di Gojo, l'infinito, Mukagen, la barriera che rallenta ogni attacco avvicinandolo allo zero, impedendo a chiunque di toccarlo. Gojo la gestisce grazie ai 6 occhi, che gli permettono di vedere l'energia maledetta a livello atomico, ottimizzando il cervello per non farlo bruciare dal sovraccarico. I gatti hanno un corrispettivo biologico impressionante. Avete mai provato ad afferrare un gatto che dorme? Schiva il vostro colpo in meno di 20 millisecondi. Come fa? Non è solo riflesso, è anatomia catodica. I gatti hanno le vibrisse, i baffi, che non sono semplici peli, ma radar collegati direttamente al sistema vestibolare e alla corteccia somatosensoriale. Le vibrisse percepiscono lo spostamento millimetrico delle correnti d'aria causato dalla vostra mano prima che la mano arrivi. Il gatto calcola la traiettoria dell'attacco prima ancora che tocchi il suo spazio vitale. È un'applicazione biologica del paradosso di Zenone. Creano una distanza geometrica tra loro e il pericolo. Non hanno bisogno di una barriera magica perché il loro intero corpo è progettato per essere inafferrabile. Ma c'è un nesso ancora più profondo e metanarrativo. Chi è il creatore di Jujutsu Kaisen? Gege Akutami. E qual è il suo avatar ufficiale con cui si disegna da anni? Un gatto bianco con un occhio solo. Molti fan hanno notato che Gojo Satoru eredita moltissimi tratti comportamentali dall'animale guida del suo autore, l'egocentrismo distaccato. Gojo fa quello che vuole, quando vuole
Ignora le gerarchie e tratta i superiori, come i saggi o il preside Gakuganji, come fastidiosi ostacoli, esattamente come un gatto che cammina sulla tastiera del vostro laptop. Gli occhiali da sole. L'avatar di Akutami indossa occhiali da sole neri, gli stessi che Gojo usa nel flashback per coprire i sei occhi. Il mito del Bakeneko. Nella mitologia giapponese i gatti anziani con la coda divisa diventano Bakeneko o Nekomata. Questi yokai possono fluttuare e manipolare lo spazio, possono creare barriere tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Il dominio di Gojo è essenzialmente questo, uno spazio liminale isolato dalla realtà. Quindi se Gojo Satoru fosse un animale non sarebbe un leone o una creatura mitologica, sarebbe un gatto domestico, elegante, letale e apparentemente distratto, ma sarebbe costantemente sintonizzato su un livello di realtà che noi non possiamo concepire. La prossima volta che vedete il vostro gatto fissare un angolo del soffitto, non disturbatelo. Potrebbe aver appena intrappolato una mosca o una maledizione di grado speciale nel suo vuoto infinito personale. E voi cosa scegliereste? I sei occhi di Gojo o la percezione dilatata di un gatto? Fatemi sapere nei commenti e lasciate un like, iscrivetevi a Space Feline e attivate la campanella. Grazie per aver guardato il video.